Buongiorno a tutti. Questa breve introduzione a un'intervista che ho effettuato pochi giorni fa a Luca Gamberale presso un laboratorio della Bicocca a Milano. Su che cosa? Sulle LENR, ovvero sulle reazioni nucleari a bassa energia, a debole energia, ovvero la cosiddetta fusione fredda. Questa è un'intervista molto importante che veramente vi invito a guardare perché viene sviluppato un modello fisico-matematico che spiega come possono avvenire queste reazioni nucleari appunto a debole energia nella materia condensata, ovvero non nel vuoto. E questo modello teorico, anche se non è del tutto completo, sarà ovviamente da approfondire, ha già dato i primi risultati positivi. Sono stati fatti degli esperimenti che appunto hanno dato esito positivo. Il modello ha previsto bene quello che poi è accaduto nell'esperimento. E questi risultati sono stati quindi anche pubblicati su rivista peer reviewed, quindi con la revisione dei pari, e quindi l'importanza, diciamo, di questo studio in sé è molto solido e è stato valutato appunto positivamente per la pubblicazione scientifica. Vi anticipo che diciamo, l'intervista non è delle più leggere, si andrà ad affrontare questioni matematiche e fisiche anche di un certo livello, ma è comunque per tutti, nel senso che sono spiegate veramente in maniera facile e chiara. Però ecco, ci vuole un po' di interesse, non è il breve video da scrollare via. Quindi per chi è interessato è veramente un documento molto importante. Vi invito quindi, se avete domande, a porle qua sotto, domande, dubbi, richieste, quindi con commenti sia al video e anche sul sito energeticambiente.it, dove abbiamo aperto una discussione e trovate appunto il link anche qui sotto, e quindi a partecipare attivamente a questo sviluppo, perché effettivamente, come penso tutti siate informati, il periodo che si sta passando sul pianeta non è effettivamente dei migliori. Ma vi lascio quindi subito all'intervista, lancio la sigla e poi a voi Luca Gamberale. A presto! Passiamo ora all'argomento che mi sta più a cuore, quello energetico. Abbiamo visto un po' di teoria, un po' come funziona il processo della coerenza, come avvengono dei processi coerenti a livello appunto di fisica quantistica. Tutti questi processi possono rientrare, adesso dico la famosa cosiddetta fusione fredda, o meglio le LENR, ovvero reazioni nucleari a bassa energia, possono rientrare in questo contesto di coerenza, come si adatta tutto quello che abbiamo visto finora a un'ipotetica nuova fonte energetica pulita, se c'è, se si può applicare. Allora, per rispondere a questa domanda farei un brevissimo cappello introduttivo, prima di tutto per dire cosa sono queste benedette LENR. Ecco, no? Perché infatti. tante volte se ne parla ma non si dice esattamente di cosa stiamo parlando. Esatto. Tutto risale a quando due elettrochimici, Fleischmann e Pons, nel 1989, fecero una conferenza stampa in cui dichiararono di essere in grado di produrre delle reazioni nucleari all'interno di una provetta elettrochimica. Fantascienza. Fantascienza assoluta. Assoluta. Poiché le energie nucleari da sempre si attribuiscono a energie molto elevate, alle radiazioni, a materiali radioattivi, eccetera. Esatto. Quindi sentirsi dire una cosa del genere era assolutamente fuori dal mondo. Sì. In due parole, sì. Ci fu un grande trambusto a livello mondiale per verificare le affermazioni di Fleischmann e Pons, questi due elettrochimici, che ricordo all'epoca erano considerati tra i migliori elettrochimici esistenti al mondo, avevano una credibilità molto alta. Sì, non erano i due ragazzotti appena arrivati che facevano la follia, diciamo, erano comunque persone di un certo livello, di una certa fiducia. Sì. Accademici, veri e propri accademici. Assolutamente, cioè ma di primo rango. Sì, infatti. E di lì a qualche mese in tutto il mondo ci fu una grande trambusto per tentare di replicare gli esperimenti
con risultati prevalentemente negativi, poiché ognuno tentava di fare l'esperimento alla bella e meglio, senza sapere esattamente quali erano le condizioni necessarie per ottenere l'effetto, per cui nel mondo pochi, ma non nessuno, pochi erano in grado di replicare quell'effetto. In particolare ci fu una conferenza stampa importante del Massachusetts Institute of Technology, l'MIT, in cui fu dichiarato che l'effetto sostanzialmente non esisteva, perché era stata fatta la replica e quindi sembrava, cioè a loro risultava non essere vero. E di lì iniziò un ostracismo nei confronti di questa ricerca e di fatto fino ai giorni nostri questa ricerca non riceve grandi finanziamenti. In realtà ci sono state delle eccezioni e ci sono delle eccezioni. Voglio citare per esempio il Giappone, che ha finanziato sia a livello nazionale che a livello anche privato, per esempio con Toyota, Mitsubishi e altre aziende importanti giapponesi, una ricerca in questo campo. Infatti sono stati ottenuti dei risultati importanti. Ci sono stati anche dei finanziamenti a livello militare negli Stati Uniti. Credo che il DARPA abbia fatto dei finanziamenti. Studi, sì. Anche Google ha stanziato dei soldi per fare una ricerca, però non c'è mai stata una ricerca organizzata a livello sia nazionale di molti stati e sia internazionale. È sempre stata una ricerca che i ricercatori stessi hanno sempre cercato di evitare, perché si toccava molta tensione. Certo. Mi ricordo anche, insomma, in Italia l'Enea, il gruppo di Emilio Del Giudice, De Ninno, sotto Rubbia, che fecero appunto quel famoso rapporto 41 dove dimostrarono la natura nucleare del fenomeno con l'emissione di elio 4, però poi anche lì basta soldi, tutto sparito, che lì è stata una tragedia. Sì. E vabbè. Quindi, questo per fare un po' un excursus storico, però non ho ancora detto che cosa sono queste LEMR. Appunto, le LEMR, adesso chiamate così, un tempo veniva chiamata fusione fredda, è una classe di fenomeni che avviene nella materia condensata, secondo cui dovrebbero prodursi delle reazioni di carattere nucleare che comportano quindi degli scambi energetici estremamente intensi, estremamente rilevanti, proprio perché i gradi di libertà nucleare sono sempre associati a trasferimenti di energia molto elevati. Hanno una densità energetica molto elevata. Hanno una densità energetica elevata. Ora, il problema che fu il principale quando venne fuori questa storia della fusione fredda, perché all'epoca si chiamava fusione fredda, adesso si chiama LENR, che sta per Low Energy Nuclear Reactions, proprio per indicare che esiste una classe di fenomeni. Il problema era che le reazioni nucleari, proprio per il fatto che ci sono questi scambi energetici estremamente intensi, di grande scambio di energia, dovrebbero, secondo la fisica nucleare convenzionale, portare sempre a emissioni di radiazioni. Per esempio, il nucleo di uranio emette delle particelle alfa che sono dei neutroni che sono altamente radioattivi, sono molto dannosi. Ora, i neutroni sono particolarmente pericolosi perché non essendo carichi non vengono stoppati in maniera efficace dalla materia e hanno una pericolosità biologica molto elevata perché possono danneggiare il DNA e quindi portare facilmente a tumori, eccetera. Quindi la radioattività è pericolosa per l'essere umano, per l'organismo, per la vita in generale, proprio per questa ragione. Ed è la ragione per la quale i reattori a fissione richiedono dei sistemi di sicurezza estremamente complessi e costosi. E poi non solo, ma poi ci sono dei problemi degli scarti radioattivi, delle scorie radioattive che rimangono radioattivi, non perdono la loro radioattività, rimangono radioattivi per anche centinaia di migliaia di anni, e quindi nasce il problema dello stoccaggio delle scorie nucleari, che è un problema attualmente irrisolto. Quindi le reazioni nucleari convenzionalmente portano sempre a prodotti radioattivi.
negli esperimenti di Fleischmann e Pons non si rivelava nessuna radiazione. Quindi il fisico nucleare normale, classico, la prima cosa che dice: non ci sono radiazioni, non c'è nessuna reazione nucleare. Certo. Che è sensato dal punto di vista della fisica nucleare convenzionale. Peccato che queste reazioni, lo vedremo tra un attimo, non sono convenzionali, non funzionano come le reazioni quella classica reazione nucleare che conosciamo. Quindi non entrerò nel dettaglio su come funziona una reazione nucleare convenzionale, poiché questo è ben noto, tutto sommato ci sono tanti fonti che possono... Certo. Andiamo a vedere invece quale può essere un meccanismo che fa sì che non ci siano queste reazioni, queste emissioni molto energetiche a seguito di una reazione nucleare. E ancora una volta torniamo al discorso del grande numero di particelle e della possibilità di far partecipare non una singola particella o poche particelle alla reazione, ma un numero enorme di particelle, che è collegato al discorso della coerenza che abbiamo fatto. Di cui parlavamo, esatto. Perché si può immaginare che una reazione nucleare, che supponiamo possa emettere, non so, 24 megaelectronvolt di energia su una singola reazione, possa essere questa energia possa essere distribuita a un numero enorme di particelle, in modo tale che ognuna di esse riceva una piccola parte, piccolo quanto, un piccolo pezzettino di tutta questa energia, e quindi non subire una grande perturbazione, magari scaldarsi un pochino, eccitarsi un pochino vibrazionalmente, ma finisce lì. Solo che essendo in tante possono ricevere un'energia grande, proprio perché sono in tante. Certo. Questo è un classico meccanismo che può avvenire attraverso scambi coerenti di energia, cioè scambi di energia in cui lo stato iniziale e lo stato finale sono coerenti, e quindi l'energia che nel loro complesso portano e scambiano è elevata. Quindi abbiamo un input di energia comunque molto elevata, che però viene distribuita su una tale quantità di destinatari, diciamo così, che in qualche modo viene smorzata, viene assorbita e distribuita fra tutta questa quantità. Esatto. Quindi una eventuale reazione nucleare correttamente accoppiata a questi sistemi coerenti può trasformare la sua eccesso di energia, la sua vibrazione in tante particelle, quindi distribuire la propria energia in maniera gentile, creando calore, oppure, se si è abili, anche in altre forme di energia, che non necessariamente calore. Mentre i neutroni in questo quadro perché non vengono emessi? In realtà vengono emessi in un modo che adesso andrò a descrivere. Ok. Perché io mi sono concentrato nello studio del processo di eccitazione coerente di stati di protoni, che è l'idrogeno, che viene assorbito dal metallo. Adesso magari faccio uno schema un po' più chiaro. E ho sviluppato la teoria di questi stati coerenti di protoni che sono dentro al metallo, che interagiscono con stati coerenti di elettroni che sono presenti nel metallo, in modo tale che la loro interazione produce neutroni fermi, a energia cinetica praticamente nulla, cioè appena sopra la soglia di eccitazione. Adesso, se vuoi, posso dire due parole un su approfondimento. Sì. Allora, il processo di base che io ho studiato si chiama cattura elettronica. Vediamo che cos'è questa cattura elettronica. Allora, abbiamo un protone e un elettrone che interagiscono attraverso una interazione debole, interazione di Fermi, e questo processo
fornisce un neutrino elettronico e un neutrone. Questo è un processo che in alcuni nuclei avviene, nuclei radioattivi, e questo è un processo nucleare che si chiama cattura elettronica e avviene perché energeticamente ciò è permesso, ma ciò non è permesso nel vuoto. Questo è il punto chiave, è importante. Questo processo non può avvenire nel vuoto per ragioni energetiche che adesso vado ad esprimere, ed è una fortuna, perché se questo processo avvenisse, un elettrone e un protone forma un atomo di idrogeno, certo. Vorrebbe dire che se questo processo fosse spontaneo, tutti gli atomi di idrogeno si trasformerebbero in neutroni più neutrini, sarebbe e un quindi bombardamento avremmo un universo fatto di neutroni. Sì. Cioè, sì. Il nostro universo non potrebbe esistere se questa reazione fosse possibile nel vuoto. Okay. Però questo è tutto un discorso di singola particella. Certo. E qua abbiamo messo un protone, un elettrone, e abbiamo un neutrone e un neutrino. Invece esiste la reazione inversa, cioè neutrone, decadimento debole, protone, elettrone e antineutrino elettronico. Okay. Questo è il decadimento del neutrone. Allora, in questo caso, questa equazione va invertita, perché l'energia nel centro di massa, l'energia iniziale, diciamo, è quella del neutrone, che è superiore alla somma delle masse, certo. Di protone e elettrone. E quindi questa reazione può avvenire. Tecnicamente si dice che lo spazio delle fasi di questo processo non è nullo, mentre è nullo in questo caso. Quindi questo è il decadimento del neutrone, che è ben noto. Sappiamo che il neutrone nel vuoto decade in circa 12 minuti e quindi questa reazione esiste. Ora, ho anche detto prima che invece questa reazione nei nuclei può avvenire. Sì. Questo perché? Perché nei nuclei non vale più questa. Si modifica questa condizione cinematica e quindi questa reazione, che sarebbe impossibile nel vuoto, diventa possibile nei nuclei. Questo può far pensare che allora in qualche maniera si potrebbe trovare un modo per produrre dei neutroni anche fuori dal nucleo. E adesso vediamo un modo possibile. Allora, immaginiamo che ci siano tanti protoni, perché una cosa che non ho detto importante è che per fare l'LNR ciò che si fa è caricare di idrogeno oppure deuterio una matrice metallica, come potrebbe essere il palladio, il nichel o altre anche delle leghe a Constantana, tanto cara Celani, che hanno la proprietà di essere molto voraci di idrogeno, quindi delle spugne funzionano come delle spugne e amano acquisire idrogeno. Non appena l'idrogeno entra in contatto con la superficie del metallo, se questa superficie è trattata in maniera adeguata, in modo tale da favorire questo ingresso dell'idrogeno, l'idrogeno stesso si dissocia spontaneamente in ioni, quindi l'idrogeno è biatomico, H2, quando entra in contatto con la superficie i due protoni, qua c'è la nuvola elettronica, i due protoni vengono liberati, quindi ci sono i protoni in stato ionico all'interno del cristallo e i due elettroni vengono liberati. Sì, nel metallo. E vanno nella banda di conduzione del metallo. Ok. Quindi questi qua si comportano come degli ioni e diffondono nel metallo. Questo qui è un reticolo. Certo. E quindi i protoni andranno a posizionarsi in opportuni siti del reticolo e formeranno una sorta di coreticolo, cioè anche loro assumeranno la stessa struttura reticolare perché mimeranno la posizione dei minimi di potenziale della distribuzione elettronica del giusto, sì, del metallo stesso. Del metallo.
Quindi formeranno ciò che in termini tecnici si chiama un plasma di protoni. Ora, se andiamo a ingrandire quello che avviene per un protone, abbiamo questo protone che è in una sorta di buca di potenziale, che poi si ripete, perché è dovuta alla struttura del reticolo del metallo. Quindi questi protoni si troveranno in una posizione di equilibrio sul minimo di questo potenziale, ma si comportano come degli oscillatori. Ognuno di essi avrà la possibilità di oscillare in 3D, quindi ci saranno anche dei piani principali di oscillazione, e ognuno potrà quindi essere eccitato oppure stare nel loro stato fondamentale. Queste particelle, questi protoni, sono carichi, quindi in linea di principio possono emettere dei campi elettromagnetici, perché una carica che oscilla è ben noto che può emettere fotoni, un campo elettromagnetico. E allora ci stiamo avvicinando al concetto che avevo espresso in maniera generale prima, riguardante la possibilità di accoppiare un campo di materia, perché questo è un campo di materia, con un campo elettromagnetico. Ora, io avevo fatto l'esempio di 2 livelli energetici di un atomo, ma qui abbiamo un oscillatore armonico quantistico che quindi ha dei livelli livelli energetici quantizzati, perché questi sono quantistici, no? Certo. La differenza tra un livello e l'altro è data dall'energia del fotone che può essere emesso o assorbito da questo oscillatore armonico. Ora però qua abbiamo un'altissima densità di oscillatori armonici, o se volete abbiamo un altissimo numero, perché avevo fatto il discorso del numero, Prima sì. un grandissimo numero di oscillatori armonici che può oscillare. Cosa vuol dire però numero? Perché nell'universo sono tanti, no? I protoni, ce n'è uno qua, uno su Andromeda, sull'anno di Andromeda, eccetera. Quindi che cosa vuol dire tanti? Tanti vuol dire tanti, un numero sufficiente all'interno di una struttura spaziale le cui dimensioni sono date dalla lunghezza d'onda del campo elettromagnetico emesso nelle transizioni. Quindi n grande vuol dire n grande dentro lambda mezzi, per essere precisi, anche se per un fisico potrebbe domandarsi cosa vuol dire n grande. N grande vuol dire un numero sufficiente di oscillatori all'interno di un volume delle dimensioni di circa lambda mezzi. Quindi siamo nelle condizioni che avevo descritto prima. E quindi sono alla base della creazione di un campo di coerenza in qualche modo. Perfetto. Quindi al di sopra di una certa densità, cioè di un numero sufficiente di protoni, quindi un caricamento sufficiente del metallo, è chiaro che se io metto 3 protoni dentro un blocchetto da un grammo di nickel, per esempio, non ci sarà un meccanismo di coerenza, non ci sarà nessuna transizione di fase. Ma se comincio a metterne tanti, un numero sufficiente, diciamo un rapporto tra numero di atomi, numero di protoni e numero di atomi superiore a 0,6, adesso sto andando su 0,65, adesso non ricordo esattamente il numero, ma stiamo parlando di una frazione non 1, ma neanche 0,001, ma circa la metà, poco più della metà dei siti deve essere occupato, avviene la transizione di fase, perché l'energia associata a questo stato diventa minore di quella dello stato zero, dello stato perturbatore. Quindi cosa succede? Succede che a un certo punto di colpo si genera questo campo elettromagnetico coerente che mantiene in fase tutti i vari protoni che oscillano, e questa transizione di fase non è un bruscolino, ma è corrispondente a circa 1 eletronvolt di
gap energetico rispetto allo stato, allo stato perturbativo per particella. Quindi si parla di energie enormi. Sì. Quindi, supponendo di avere decine di migliaia di particelle minimo. Supponendo di avere, sì, milioni di particelle, centinaia di milioni di particelle. No, dico sì, per onda. Quindi stiamo parlando di MeV, decine di MeV. Ora, attenzione, questo è il gap che il sistema acquisisce. Questa struttura, questo processo avviene spontaneamente. Sì, come avevo detto prima, perché è energia minore. Perché nel momento in cui io aggiungo un numero sufficiente di protoni, a un certo punto, bam, avviene questa transizione. Sì. E nel metallo, siccome abbiamo un metallo macroscopico, e la dimensione di questi domini di coerenza è dell'ordine di un micron di diametro, poi dipende dal tipo di metallo, dipende da vari fattori, ma diciamo l'ordine di grandezza è questo. È chiaro che i domini saranno tanti, quindi ci sarà una collezione di domini all'interno del metallo che si formano, ognuno dei quali ha queste proprietà. Ora, la cosa importante da notare è che d'ora in avanti, per fare i conti, è qui che nasce poi tutto il resto del discorso, per fare i conti, l'oggetto di partenza, lo stato iniziale e lo stato finale non sono più il singolo atomo, il singolo protone, ma è un oggetto che si chiama stato quantistico, che è uno stato che si scrive proprio a mano, cioè io l'ho scritto in un articolo che ho pubblicato su questo, in forma esplicita, che rappresenta con un'unica funzione d'onda 10 alla 10 particelle, dipende dalla grandezza, dall'ordine, dal tipo di metallo, eccetera. Comunque dell'ordine 10 alla 10, 10 alla 9. E quindi per fare i conti, per fare calcolare proprio l'ampiezza di transizione, bisogna usare questi stati qua. Questi stati qua hanno delle proprietà, hanno un'energia enorme associata, hanno una massa enorme, perché la massa è la somma delle masse. Certo. Perché per rompere il singolo, per interagire con il singolo, bisogna dare una martellata abbastanza forte da superare questo gap da un electron volt per particella, perché altrimenti se dai una martellata più piccola di questa, il sistema si comporta come un unico oggetto, quindi rincula come un unico oggetto. E quindi è un oggetto con una massa enorme, è proprio una proprietà emergente della materia che non è stata considerata in precedenza. È un altro oggetto, è un oggetto che non è mai stato considerato. Quindi, nell'interazione con questo nuovo oggetto, cambia tutto. Certo. Quindi, questo è l'oggetto nel suo stato fondamentale, ma non è l'unica condizione in cui questo oggetto può esistere, perché noi adesso abbiamo descritto il suo stato fondamentale, cioè quello nella minima energia possibile, ma esso può essere eccitato vibrazionalmente in maniera coerente, in modo che lui agisca come un unico oggetto, con uno spettro energetico che è continuo da meno 1 electron volt per particella fino a 0, che è quando il dominio si rompe, cioè non ha più. Quindi c'è tutto un set di stati coerenti che può essere eccitato, che però ha sempre un'energia negativa, certo, e che quindi rimane stabile. E siccome abbiamo un electron volt per particella di gap rispetto allo stato incoerente, un eventuale fotone termico che arrivasse e tentasse di scalzare un protone al di fuori dello stato coerente non ce la fa, perché un electron volt è tanto. Certo. Cioè dovrebbe trasferire un'energia di un electron volt al protone, alla singola particella, quindi non ce la fa. Quindi
lo stato coerente è stabile termicamente e può esistere anche ad alte temperature. Un eletronvolt sono 11.000 gradi in termini termici. Quindi questi stati sono stabili, ma possono essere eccitati coerentemente. Quindi possono andare in stati vibrazionali eccitati. Benissimo. Allora, immaginiamo di fare una transizione in cui questo stato coerente si trova in uno stato eccitato e passa in uno stato leggermente meno eccitato. Quale sarebbe il delta di energia? Supponiamo che il singolo oscillatore passi da uno stato di eccitazione cambi la sua eccitazione di un delta E 10 alla meno 8 eletronvolt. Sparo un numero a caso. Sì. Qual è la variazione di energia vibrazionale dello stato coerente nel suo complesso? Supponendo che n sia, facciamo 10 alla 9, supponiamo, qua abbiamo 10 eletronvolt già, perché 10 alla meno 8 per 10 alla meno 9 fa 10 eletronvolt. Vabbè, 10 eletronvolt non bastano per scambiare energia con una transizione nucleare. Certo. Ma qua stiamo parlando di ordini di grandezza. Il delta E di 10 alla meno 6 o 10 alla 9, facciamo per arrivare a 10 alla meno 3, 10 alla meno 3 eletronvolt, abbiamo già 10 alla 6, cioè 1 mega eletronvolt. Ci avviciniamo a scambi di carattere nucleare. Sì. Ora io ho detto 10 alla 9 per stare conservativo, ma se gli stati sono 10 alla 10 o 10 alla 11, qua abbiamo ordini di grandezza che ballano. Quindi questo è soltanto un discorso di carattere generale, io nel lavoro ho fatto dei conti più precisi. Quindi si può pensare che se invece di avere il singolo protone abbiamo uno stato coerente di protoni, no, la figura va fatta diversamente, il diagramma di Feynman. Noi qua abbiamo uno stato coerente di protoni che rappresento con una riga doppia, uno stato coerente di elettroni, questi sono gli elettroni, questi sono i protoni, e qui abbiamo un'interazione debole con un neutrino elettronico e un neutrone. E di qua abbiamo un elettrone e protoni che vengono prelevati dallo stato coerente nello stato iniziale e qui nello stato finale. Quindi qui avremo un valore di aspettazione di numeri n, np, n protoni, qui il valore di aspettazione n elettroni, e qui però avremo un valore di aspettazione n protoni meno 1, perché abbiamo perso un protone che poi andrà nel neutrone. Scusa, se questo è lo stato coerente, puoi lavorare sempre con un protone e un elettrone o un blocco? Cioè nel senso... Allora, l'interazione è di singola particella, ma viene integrata su tutto lo spazio, cioè l'interazione è puntuale. Ok. Perché l'interazione di Fermi è puntuale. È puntuale. Però ogni singolo punto del dominio di coerenza dà il suo contributo. Quindi bisognerà scrivere un integrale nello spazio di questo punto in pratica viene integrato su tutto il dominio. Quindi è il contributo che però, siccome le fasi sono uguali per tutto il dominio, si somma. Quindi l'ampiezza è per quello che è diversa da zero, perché se quando io vado a campionare la mia interazione nei vari punti dello spazio
la fase mi cambia in maniera selvaggia, Certo. in ogni punto la somma di questa ampiezza è 0, Certo, ma sì. siccome le fasi sono sincronizzate, hai fatto bene a chiedermi questa cosa, perché questo chiarisce. Siccome le fasi degli stati coerenti sono uguali in tutti i punti del dominio di coerenza, i contributi di tutti i piccoli volumetti su quali io sto integrando sono tutti in fase. Certo. Quindi tutte le ampiezze piccole, che sono tutte piccole se io prendo il singolo volumetto, certo. se io li sommo sono tutte in fase, quindi l'ampiezza totale diventa grande. Ok. Ora diventa grande e scala come n, dove n è il numero delle particelle, quindi l'ampiezza diventa enorme. Enorme, sì, tantissime particelle. Quindi siccome la probabilità va come il quadrato, il modulo quadro dell'ampiezza, va come n quadro, la probabilità. Al quadrato. E questa è la potenza della coerenza. Sì. Quindi il discorso è questo: qua ci saranno n-1 protoni come valore di aspettazione, qua n elettroni meno 1 come valore di aspettazione. Perché dico valore di aspettazione? Perché questi sono stati coerenti, non hanno un numero fissato di particelle. Certo. Quindi n-1, qua compare un neutrone, qua compare un neutrino. Questa ampiezza di transizione è una transizione debole, qua c'è la G di Fermi, che è piccolissima, però per il discorso che facevo prima di amplificazione coerente, la sezione d'urto diventa significativa e io ho fatto i conti esatti, viene fuori una probabilità di transizione che è dell'ordine del numero di reazioni che sono misurate sperimentalmente nella fusione fredda, nell'ELENA. Sì, nell'ELENA. Però cosa c'è da osservare su questo punto? Uno dei risultati di questo conto è che i neutroni che vengono prodotti con un'energia cinetica trascurabile, perché vengono prodotti appena sopra soglia. Perché quindi non vanno da nessuna parte. No, rimangono dentro. Rimangono lì. Non solo, ma vengono prodotti in maniera delocalizzata, perché siccome la funzione d'onda di partenza è dimensionata su un micron, il campo neutronico è il risultato delle funzioni d'onda di partenza. Sì. Quindi la funzione d'onda neutronica è distribuita anch'essa sul dominio di coerenza. Anche se è un neutrone, vorrà dire che se n è il numero dei siti del dominio di coerenza, vorrà dire che la sua funzione d'onda va come 1 su radice di n in ogni sito. Però n sono i siti, per cui alla fine la normalizzazione farà 1 sempre. Okay. E il neutrino elettronico stesso ricorso, però lui non interagisce con niente, chissà cosa fa. Quindi il neutrone viene prodotto in maniera delocalizzata appena sopra soglia, salvo casi estremamente lontani dall'equilibrio. Vedi Carpinteri che produce neutroni misurabili con urti, con fratture lì le condizioni cinematiche cambiano un pochino, le ho trattate anche nel mio lavoro, ed è possibile che si verifichino dei burst di neutroni, dei flutti, dei picchi, degli impulsi di neutroni energetici. Si riescono a sfuggire e scappano, siccome la sezione d'urto va come l'inverso del momento del neutrone, se il momento è elevato la sezione d'urto si abbassa e quindi i neutroni possono uscire. Quindi in condizioni normali, diciamo, delle LENR, questi neutroni vengono prodotti quasi fermi, interagiscono subito con l'ambiente intorno. Cosa trova? Trova altri protoni, trova protoni, perché comunque ci sono protoni dallo stato coerente, ma anche nuclei del reticolo, per esempio nel caso del titanio, e quindi interagiscono nuclearmente. E quindi producono per esempio deuterio.
perché ci Sono sono da trasmutare qualche cosa. e c'è una trasmutazione. Ora, Sì. questo è stato il motivo, questo ragionamento teorico mi ha spinto a fare un esperimento. È molto interessante perché vuoi mettere in pratica questa teoria, insomma, è passo Sì. successivo. Sì, uno dice, vabbè, ok, è vera sta roba, se è vero che ci sono dei neutroni, devo poter produrre del deuterio se parto da un sistema in cui c'è solo idrogeno. Certo. Non solo, ma se vedo deuterio, questa è l'unica spiegazione possibile, perché per avere deuterio, dove prima c'era solo idrogeno, l'unico modo che può permettere questo è la presenza di neutroni in eccesso. Certo. Quindi è bionivoco. Cioè, se io dimostro che vedo deuterio partendo da idrogeno, dimostro che ci devono essere dei neutroni. Certo. Non c'è, Ma non c'era. terzium non datum, si dice. Quindi questo è stato un esperimento che mi ha stuzzicato, insomma, ho detto, cavolo, dobbiamo farlo. E l'hai fatto? E l'ho fatto. Grande. Bene. L'ho fatto e ha funzionato, la cosa bella. E questo ha prodotto una pubblicazione accettata sul giornale peer reviewed, è pubblicata mi sembra su MDP. Adesso non ricordo esattamente il titolo, ma magari lo puoi mettere. Poi lo mettiamo sotto nel video in descrizione, poi approfondiamo, ci dai riferimenti. Certo. E quindi si mostra che questa produzione di neutroni esiste, ma non avviene gratis. Cioè non è che uno mette dentro l'idrogeno nel metallo, per esempio nel titanio, io ho usato il titanio, e allora avvengono tutte queste belle cose, che poi tra l'altro vi ho raccontato solo la prima parte. Cioè, poi cosa faccia questo deuterio è citato, perché è citato, cioè quando avviene la cattura neutronica da parte del protone, tu sei in uno stato di eccitazione nucleare e devi dissipare questa energia, devi diseccitare il nucleo. E uno potrebbe dire, ok, ti becchi un gamma di 2.2 MeV. Dov'è questo gamma? Solito discorso. Certo. Dopo due parole passaggio appunto, successivo. che tra l'altro questa è una primizia, perché non ho ancora completato il calcolo di questa cosa in maniera completa, tanto da poterlo pubblicare, ma ho già fatto vedere che l'ampiezza di transizione in questo gamma, lo dico in due parole, questo gamma che viene prodotto ha un accoppiamento coerente con lo stato coerente elettronico, che grazie alla sua coerenza amplifica di ordini di grandezza la probabilità di cattura, cioè di interazione con gli elettroni, e quindi questo gamma che dovrebbe fuoriuscire non esce, e come fotone virtuale viene assorbito dal plasma elettronico. Quindi fa prima il plasma ad assorbirlo che lo a uscire in pratica. Esatto, il plasma elettronico lo assorbe con una probabilità molto superiore rispetto al canale di emissione del gamma. Quindi in questa maniera, siccome sono tantissimi gli elettroni, stesso discorso di prima, vibrazioni dissipate su tantissime, quindi ognuno vibra un pochino, ma poco. Sono tanti, l'unione fa la forza, e quindi quella 2.2 MeV di gamma, di raggio gamma, viene dissipato gentilmente a tutti gli elettroni. Che come direbbe Emilio, è un sistema comunista. Emilio, la natura è comunista, le distribuisce sempre tutto a tutti. Grande maestro. Sì, grande maestro, davvero. E quindi molto interessante. Scusa, ti faccio una domanda, non ti distrago, ma no, anzi fammi le domande, perché io magari do per scontato il neutrone viene assorbito dall'idrogeno, ma non potrebbe assorbito. Interagisce tramite cattura neutronica. Ma non potrebbe interagire con il reticolo cristallino? Certo, infatti stavo appunto per dire, una delle possibilità è essere catturato dal protone. Perché noi possiamo ottenere deuterio o anche qualcos'altro, o un isotopo del titanio. Se usiamo titanio, col titanio, ad esempio. Ecco,
Questo è un esperimento che non ho potuto fare per mancanza di risorse, mentre la misura del deuterio è stata relativamente facile perché ho potuto usare una RGA, che è uno spettrometro di massa, Residual Gas Analyzer, è uno spettrometro di massa, e quindi misurando l'altezza relativa dei picchi tra l'idrogeno H2 e la massa 3, cioè HD, la molecola con un idrogeno e un deuterio, misurando questo rapporto ho potuto vedere che il rapporto era molto superiore rispetto a quello atteso naturalmente, che è 1.5 invece alla -4, quello naturale, e io ho misurato fattori anche in alcuni casi 280 volte superiori al valore naturale. Quindi non di poco, via. Sì. Invece fare la misura sul titanio ci serve una strumentazione di tipo diverso che io non ho a disposizione. Però sarebbe stato molto interessante fare questo. Vediamo se qualcuno ci potrà anche aiutare, magari, anzi aiutarvi a fare delle misure. Sarebbe fantastico, perché potremmo portare avanti un pochino. Visto che insomma la teoria e la matematica dietro ci sono, verificare a questo punto. No, infatti quello che volevo dire è che mentre uno degli ostacoli fondamentali all'epoca, quando nacque il problema della fusione fredda, allora chiamata così, era proprio la mancanza di una teoria che potesse spiegare l'assenza delle radiazioni. Certo. Ma adesso io penso che questo sia il modo corretto per rappresentare, per descrivere correttamente quello che avviene e il perché non c'è emissione né neutronica né di non c'è radiazione che esce, salvo casi particolari come per esempio la frattura di roccia. E tra l'altro questa descrizione teorica apre anche la possibilità a applicazioni, alla possibili applicazioni in altri campi di questa cosa. Da qua come ce la tiriamo fuori l'energia? Un passo alla volta. No, vabbè, prima tra le righe l'ho detto, anche se non in forma ottimizzata, perché ho parlato di deuterio. Il deuterio ha un'energia di legame, che poi è l'energia del gamma che esce fuori, certo. Che è piccola, stiamo parlando di 2.2 MeV, ma se andiamo a nuclei più pesanti stiamo parlando di 8 MeV, per esempio per i metalli di transizione stiamo parlando di circa 8 MeV di binding energy per nucleone, quindi ogni neutrone potrebbe dare 8 MeV di energia, quindi che è già di più. Ma se invece consideriamo il deuterio, invece che, cioè se partiamo dal deuterio a formare elio, che poi è la reazione che hanno studiato Fleischmann e Pons inizialmente, abbiamo 24 MeV, quindi molto energetica. E il prodotto finale, tra l'altro non ho detto che i prodotti finali di questa reazione non sono radioattivi. Per esempio nel caso del deuterio-deuterio il risultato è elio, che è anche qualcosa di utile, se volete. Certo. E la cosa importante è che queste reazioni non comportano come prodotti finali dei materiali radioattivi e non comportano dei prodotti iniziali radioattivi. Cioè stiamo parlando di una chimica nucleare, chiamiamola così, che non è pericolosa in partenza, a meno che non si voglia di proposito utilizzare determinati materiali per produrre qualcosa di poco amichevole nei confronti dell'umanità. E questo so che è stato fatto già molti anni fa e i risultati di quelle ricerche sono anche stati utilizzati in qualche guerra, immagino. Magari qualche guerra. Comunque, siccome noi siamo interessati alle applicazioni civili, assolutamente. Intanto alla scienza, perché questo ritengo sia un passaggio importante. Molto importante, che non penso si studi a scuola. Per il momento no. Sarebbe bello anche che in qualche maniera queste cose venissero trasmesse, ma anche in ambito universitario. Sì, infatti, proprio in ambito universitario. Sì, intendevi quello. Certo. Sì, assolutamente. Purtroppo al momento queste cose sono un pochino troppo di frontiera, forse, per poter essere trasmesse a un vasto pubblico.
Però questa occasione potrebbe essere sì, già è uno stimolo un primo, sicuramente. prima goccia nel mare. Sì, per- sì. per Noi fare- seminiamo qualche semino, lo seminiamo, poi vediamo cosa E cresce. poi vediamo. Ecco, quindi questo più o meno. Ecco, un'ultima cosa volevo dire importante per completare Sì, il quadro generale sì, di questa cosa sì, qua, poi chiudiamo. che appunto stavo dicendo che non viene gratis questa Sì, cosa, giusto. ma bisogna far sì che questo stato in Mm, sia uno stato vibrazionalmente eccitato, mm. perché se questo è in uno stato di minima energia, l'energia vibrazionale che viene sì, una cosa che non ho detto appunto è perché l'energia, sì, forse l'ho detto a parole senza scrivere le formule, forse va bene Sì, così. sì, ma va bene. Sì. Appunto l'energia, la variazione di energia vibrazionale degli stati coerenti, siccome è moltiplicata per n, dove n è molto grande, permette di avere l'energia sufficiente per produrre il neutrone. L'energia per produrre il neutrone qua, appena sopra la soglia, è poca, è piccola, sono 783 keV, cioè meno di un MeV. Ok. Quindi è molto piccola. Quindi abbiamo avuto una fortuna pazzesca, perché una quantità minima di energia tra la somma delle masse elettrone e protone rispetto alla massa del neutrone è minima, ma confrontata con l'energia in gioco nucleare. Ma questa minima energia fa sì che l'universo esista. Cioè è una cosa, si chiama fine tuning questo in fisica. Ed è incredibile, cioè veramente una fortuna pazzesca. Bastava un zicchettino in più e questo era un universo di neutroni, l'universo intero. L'universo intero. Sì. Quindi la cosa importante, dicevo, che sia possibile essere in grado di produrre vibrazioni coerenti, cioè eccitare coerentemente tutto lo stato coerente, tutto il dominio di coerenza, per far sì che ci possa essere una transizione a uno stato leggermente meno eccitato vibrazionalmente, tale da avere quell'energia sufficiente per produrre i neutroni. Tra l'altro questo permette di scrivere un'equazione che si chiama rate equation, che io ho scritto nel mio lavoro, che permette di calcolare il rate, cioè il tasso di produzione dei neutroni. Caspita, molto preciso quindi. Sì. E questo dipende da quanto si riesce a mettere in vibrazione coerente questi stati iniziali. Avendo uno stato iniziale vibrazionalmente eccitato, si può ottenere una rate equation di diseccitazione e quindi conoscere quant'è il tasso di produzione neutronica e anche il suo spettro, lo spettro neutronico. Ecco. E quindi in qualche modo si può controllare e ripetere questo ciclo in pratica. Sì, se uno trova una tecnologia tale da mantenere in uno stato vibrazionale questi stati coerenti, si può continuare a avere un tasso di neutroni a bassa energia, bassissima energia, si chiamano ULM, Ultra Low Momentum, che poi a loro volta potranno interagire con l'environment, che potrebbe essere ingegnerizzato. Certo, se io qua ci metto un materiale radioattivo proveniente dalle scorie nucleari, piano piano lo faccio decadere, lo bombardo dei neutroni. Io lo eccito con un neutrone a bassa energia e lo faccio decadere, quindi potrei, uno, estrarre energia dalla scoria nucleare, certo. Perché con ulteriori decadimenti si può ottenere ulteriore energia, due, diseccitarlo e inertizzarlo. Sì, renderlo radioattivo fino a renderlo inertizzato. Quindi questa è una tecnologia, come dicevo prima, questa teoria apre altri canali che prima magari non erano ovvi, sebbene ci sia gente che ha pensato sì, però magari la pensate senza avere un'idea chiara di come può essere il meccanismo, e questo permette di, a mio parere, di immaginare nuove tecnologie che possano anche coprire
campi non direttamente collegati, che questo è, Sì, è sempre energetico. è energetico, ma anche di decommissioning, assolutamente. di inertizzazione di scorie nucleari, e quello aprirebbe una possibile soluzione al problema delle scorie nucleari di cui parlavo prima, Certo. che non ha attualmente soluzione. Questa potrebbe essere una soluzione sviluppabile. Sì, soprattutto definitiva, perché non è nasconderle sotto il tappeto, ma è eliminarle. Ma addirittura Sfruttarle, creare energia, infatti, sfruttare energeticamente ed eliminare la parte radioattiva. Sì. Ottimo. Tu stai lavorando quindi a questa cosa anche cercando di realizzare qualcosa di concreto, vuoi parlare, non lo so, dimmi tu. Sì, qualcosa posso sicuramente dire. Io sto collaborando con una società svizzera adesso, che mi mette a disposizione un fisico con cui collaboro qui in Bicocca. È una collaborazione che è nata da qualche mese, quindi fresca. Siamo ancora in una fase di messa a punto. E al momento stiamo lavorando principalmente su 2 filoni. Uno, stiamo proseguendo sul discorso della produzione di deuterio. Abbiamo trovato dei metodi più efficaci per produrre questi benedetti stati coerenti, vibrazionalmente eccitati, perché gli stati coerenti sono spontanei. Sì, sono spontanei, poi vanno eccitati al punto giusto. E abbiamo anche trovato una diagnostica più efficace per misurare il deuterio. Ok, perfetto. Quindi diciamo che la misura che è stata pubblicata, di cui poi ci sarà questa pubblicazione indicata. Sì. Questa misura ha avuto degli ulteriori miglioramenti significativi. E vorremmo anche, visto l'aumento di sensibilità di questa misura che abbiamo ottenuto, vorremmo provare a mettere a dopare, cioè ad aggiungere degli ulteriori elementi al nostro sistema attivo, per vedere se siamo in grado di rivelare altri tipi di trasmutazioni, cioè quindi non deuterio, sì, ma appunto magari del metallo, del metallo, nel Mm. momento in cui avremo accesso alla strumentazione adeguata, questo di cui parlavamo, e anche magari altri elementi che possono produrre dei gas nobili. Stavo pensando per esempio al cloro, il cloro che produrrebbe argon 38, e l'argon è visibile su spettrometro di massa. Oppure, però questo bisogna capire se sarà possibile farlo, utilizzare lo iodio radioattivo, quello che viene usato per esempio in ambito medico, con un'aggiunta di neutrone sembra che si produca lo xenon. Adesso sto andando comunque farete varie prove, via. Comunque sempre un gas nobile, e questo è importante perché il gas nobile è visibile allo spettrometro al RGA, cioè al Residual Gas Analyzer, e siamo certi che quello è argon. Argon oppure xenon. Sì, potete trovare tante firme, diciamo, della aggiungendo nuovi elementi al sistema, si può sperare di vedere trovare queste nuove trasmutazioni. Ecco, quindi questo qui è un po' per quanto riguarda le trasmutazioni. E poi stiamo anche studiando un metodo per produrre energia proprio. Però su questo permettimi di essere... mantenere il segreto. Segreto? No, di essere... Sì, no. Ok, questo poi magari ci aggiorneremo fra qualche mese. Sì, esatto. Non sono l'unica persona coinvolta in questo, per cui... Sì, no. Preferisco... No, però mi fa piacere che c'è qualcuno che ci lavora, perché effettivamente dopo tutto il massacro che c'è stato delle LERN, fusione fredda, sapere che comunque ci sono delle realtà e qualcuno c'è che ci sta lavorando, fa sempre piacere, insomma. Sì, è veramente un peccato che queste cose rimangano un po'
non troppo considerate anche dall'establishment, perché sì. soprattutto in questi ultimi chiari di luna ma davvero ci sarebbe bisogno di una fonte energetica almeno fare un tentativo, assolutamente, perché queste ricerche costano pochissimo. Sì, ma infatti buttare i miliardi nell'ITER, ad esempio, nella fusione calda da 50 anni senza aver avuto un watt in più, queste qui in confronto, queste sono ricerche che veramente, a mio parere, valgono il gioco, vale la candela, insomma, cioè metterci 2 lire per fare questo tipo di ricerche secondo me sarebbe molto valido da fare, molto poi mi sembra che anche il quadro matematico e teorico che c'è dietro è abbastanza solido, magari sarà ancora da perfezionare, però ecco, con un minimo di investimento, un minimo di cervelli, a mio parere, qui si può aprire un mondo, nel senso. A mio parere questo tipo di processo, perché è una cosa che non ho detto, che questo è un tipo di processo, non è l'unico tipo di processo che può avvenire. Okay. L'unico, a mio parere, elemento chiave che deve rimanere è la coerenza, certo. Perché è l'unico meccanismo che permette di trasformare, di fare un meccanismo che si chiama down conversion in termini tecnici, cioè di trasformare un grado di libertà ad alto contenuto energetico in gradi di libertà a basso contenuto energetico. E questo è l'unico meccanismo del quale io sia a conoscenza, che permette questo fatto. Va bene. Luca, grazie mille di tutto. Grazie Speriamo a te, che sia fruttuoso un po' per tutti. Mi ha fatto piacere. Sì, no, sono cose molto interessanti e appunto che è difficile, cioè è impossibile da sentire fuori, quindi abbiamo tirato fuori qualcosa da... Speriamo che in qualche maniera anche questo nostro incontro possa essere utile in qualche forma. Sì, ci ascolteranno, spero in tanti, vedranno in tanti, speriamo che qualcuno colga l'occasione. Dai. Grazie Luca allora. Grazie a te. Ciao. Ciao a tutti.